Comunque per il video di oggi quella che vedrete è la mia Gibson Les Paul. No, non è vero, questa. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone, io sono Ale e nel video di oggi inauguriamo un nuovo format. Il nome è Cos'ha di speciale? In questi video prenderemo delle parti di chitarra, dei riff, degli assoli famosi e vedremo cosa c'è dietro. In tanti casi, come quello di oggi, scopriremo che dietro delle cose che apparentemente possono sembrare banali, in realtà si nascondono delle cose molto interessanti. Il primo episodio lo dedico agli AC/DC, perché come sapete sono cresciuto con la loro musica e chi mai avrebbe immaginato che proprio loro, che a detta di tutti sono così facili e semplici, nascondessero invece delle cose molto interessanti che potrebbero addirittura cambiare il modo di approcciare un'improvvisazione o la scrittura di un assolo per un chitarrista. Se vi piacerà questo format lasciate un bel like al video, iscrivetevi al canale e soprattutto mandatelo a tutte le persone che pensano che gli AC/DC suonino la stessa canzone da 70 anni. Voglio iniziare facendovi sentire il brano in questione, che è Back in Black degli AC/DC, e vi sfido da subito a capire che cosa c'è di così speciale. Ascoltate, ditemi subito qui sotto nei commenti secondo voi cosa c'è di così speciale. Ho detto speciale 18 volte, lo dirò altre una volta. Voi fidatevi di me, lasciate un bel commento qui sotto e più avanti nel video avrete le vostre risposte. Per questo video utilizzerò la Yamaha Revstar RSP20, ovvero il modello giapponese, quindi quello che costa di più, me lo state chiedendo da una vita sul canale, è la stessa che ho usato con Kfir al Fortitude Gear Street. Se non ve lo ricordate ve lo lascio qui sopra così potete recuperarlo. È un colore un po' diverso che secondo me è molto più bello. Lo strumento in questo caso è decisamente adatto in quanto ricalca un po' le caratteristiche di una Gibson Style. Doppio humbucker, ponte fisso, manico enorme, gigantesco e tanta distorsione. Che poi vabbè, la distorsione la fanno i pedali, ma va bene. Beh, tutte le aspettative sono sicuramente state rispettate, il suono è gigantesco e questa chitarra sinceramente mi piace tanto. Comunque quelli di Yamaha hanno fatto un gran lavoro tra questi pick-up che sono spettacolari, le camere tonali ridisegnate, tutto di più, bellissima. Quasi quasi mi faccio mandare anche quella con i P90 perché voglio proprio provarla, e se vi interessa avere un video review super preciso, bellissimo, ditemelo subito qui sotto. Ora finalmente vedremo cos'ha di speciale Back in Black. Tutto è partito dopo alcuni studi di armonia fatti negli anni, quando per qualche motivo sono finito a cercare su Google gli accordi di Back in Black. Apro il primo risultato e quello che mi si presenta davanti è ovviamente il classico testo con l'elenco degli accordi messi a tempo, ma in particolare una scritta ha attirato la mia attenzione, ovvero key, cioè la tonalità del brano. Infatti viene espressa come tonalità di Mi maggiore e a primo impatto possiamo anche essere d'accordo perché tutto ruota intorno all'accordo di Mi maggiore fatto come primo accordo all'interno del brano. E ovviamente anche come ultimo accordo, però contemporaneamente questo generava in me una dissonanza nel cervello clamorosa tra quello che pensavo di suonare e quello che realmente suonavo. Buttiamola sul facile: se una canzone è in Mi maggiore, il modo più semplice per improvvisarci o scriverci un assolo sopra è prendere le 7 note della tonalità di Mi maggiore, al massimo la pentatonica maggiore di Mi. Eppure suonando Back in Black degli AC/DC mi ritrovavo sempre di più in territorio di pentatonica minore, sempre di Mi, e questa cosa mi ha fatto fare 3000 domande finché ho capito. Mettetevi comodi, state tranquilli, questo video sarà molto semplice da capire per tutti e soprattutto potrebbe farvi molto comodo. La tonalità di Mi maggiore è formata da queste note: Mi, Fa diesis, Sol diesis, La, Si, Do diesis, Re diesis e poi finiamo sul Mi. E su questo siamo tutti d'accordo. Ora, se costruiamo gli accordi per ogni nota della scala, abbiamo gli accordi che compongono la tonalità di Mi maggiore. Quindi l'armonizzazione della scala sarà: il primo accordo Mi maggiore, Fa diesis minore, Sol diesis minore per il terzo, La maggiore, quarto, Si maggiore, quinto,
Do diesis minore per il sesto. Per il settimo abbiamo Re diesis diminuito. E poi ovviamente arriviamo all'ottavo, Mi maggiore ancora. E allora com'è che il secondo accordo di Back in Black è un Re maggiore che fra questi accordi non è incluso? Non è presente fra gli accordi, ma non è presente neanche come nota il Re all'interno della scala. Ed ecco qui un altro dubbio che si è aggiunto alla lista dei miei dubbi, perché dicevo, la canzone è Mi maggiore, io suono con la pentatonica minore di Mi, quindi sto suonando alcune delle note della tonalità di Mi minore, non di Mi maggiore. In più il secondo accordo della canzone non c'è nella scala di Mi maggiore e questo creava in me una frustrazione esagerata. Avevo in testa tanti concetti teorici ma slegati fra di loro, quasi mai applicati sullo strumento, che è la parte più complicata, e tutti i puntini mancavano, non venivano mai uniti una volta per tutte, mai. La risposta ai miei dubbi è in una parola, che ok, lo so che può spaventare tanti chitarristi all'inizio, tanti altri non li spaventa perché sanno cos'è, ma comunque non li fa stare così comodi e così bene, perché poi applicarlo sullo strumento può non essere così scontato e immediato, e la parola è misolidio. Potreste insultarci le persone per strada, ma comunque è una parola bella, dai. Più o meno. Ora, tanti conoscono il modo misolidio o la scala misolidia come il quinto modo all'interno di una scala maggiore, la scala che si sviluppa partendo dal quinto grado della scala. A livello teorico è una scala modale da suonare sugli accordi di settima, ovvero infatti quelli costruiti sul quinto grado della scala. E questa scala è perfetta ad esempio per contesti tipo il blues, in cui tutti gli accordi che si susseguono possono essere tutti accordi di settima di dominante. Ma quindi cosa c'entra il blues e la settima di dominante con Back in Black degli AC/DC? Come tanti sanno, la scala misolidia non è altro che la scala maggiore, ma con la settima nota abbassata di mezzo tono. Se io prendo la tonalità di Mi maggiore e abbasso di mezzo tono la settima nota, cosa ottengo? Scopriamolo. Parto facendo la scala maggiore di Mi. Il passaggio successivo è quello di prendere la settima nota, ovvero il Re diesis, e abbassarlo di mezzo tono. E cosa ottengo? Ottengo che all'interno della tonalità di Mi maggiore ho la nota di Re naturale. E questo in parte rispondeva a uno dei miei dubbi. Ecco da dove salta fuori questo accordo di Re maggiore all'interno del brano. E lì mi si è accesa la lampadina. Vuoi vedere che Back in Black non è in tonalità di Mi maggiore, ma è più qualcosa tipo Mi misolidio? La sequenza degli accordi della canzone conferma questa tesi. Infatti il primo accordo è un Mi maggiore. Il secondo accordo è un Re maggiore. E il terzo accordo è un La maggiore. Il Re maggiore quindi da dove salta fuori? Se prendiamo l'accordo di Re diesis diminuito che avevamo all'inizio e abbassiamo di mezzo tono la nota fondamentale, quindi il Re diesis lo facciamo diventare Re naturale, le altre note dell'accordo restano ferme e il risultato è semplicemente un accordo di Re maggiore. Parto dal Re diesis diminuito, abbasso il Re, che sono il mio indice e il mio mignolo, e ottengo così un Re maggiore. Da qui il Re maggiore all'interno di Back in Black. Il passaggio successivo è stato prendere la base della canzone e cercare di improvvisarci qualcosa sopra, ma come ho detto anche prima non sapevo tradurre il concetto di misolidio sullo strumento e quindi mi limitavo a prendere il box della scala maggiore più famoso, spostare la settima nota indietro di un tasto e facevo più o meno su e giù con dei risultati abbastanza tristi, roba che mi limitavo a fare così. Cioè con gli AC/DC non c'entra niente. Poi ho pensato che Angus Young forse non è così stupido e stupito e consapevolmente oppure no, cavolo, i suoi assoli suonano un sacco bene, sono bellissimi, memorabili e lì mi sono accorto che bastava chiedere a lui. L'ho chiamato, magari. Le note che suona lui all'interno dell'assolo di Back in Black che vi ho fatto sentire anche all'inizio del video sono per lo più le note della scala di Mi misolidio. Letteralmente le prime due note dell'assolo ci dicono questa cosa. Infatti l'assolo inizia suonando un Mi al settimo tasto e successivamente suona il Re due tasti indietro. Quindi sarebbe nota fondamentale e settima della scala. E se continuo da qui indietro la scala di Mi maggiore ma discendente, quindi scendendo, ottengo la scala misolidia.
Quindi, come vi ho detto un secondo fa, questo Re sarebbe la settima nota della scala. Se fosse in tonalità di Mi maggiore veramente, in questo caso suonerebbe un Re diesis. E quindi la Solo, se fosse davvero in tonalità di Mi maggiore, suonerebbe così. Ma non è questo il caso. E qui il mio cervello ha fatto un altro click. Mi sono detto, quali sono le note che compongono la scala di Mi maggiore? E ok, trasformiamo questa scala in Mi misolidio e ci siamo. Cosa succede se da questa scala io estraggo la scala pentatonica? Beh, succede che mi resta esattamente la scala pentatonica maggiore di Mi. Infatti la scala pentatonica maggiore è la scala maggiore senza due note, ovvero senza il quarto e senza il settimo grado. Tolgo il quarto grado che, vabbè, è rimasto quello. Tolgo il settimo che è proprio il grado che è cambiato, mi resta la pentatonica pura. Però a questo punto mi continuava a risuonare in testa la parola pentatonica. Non esiste solo quella maggiore. E in un lampo ho pensato, quali sono le note della scala pentatonica minore di Mi? E lì ho scoperto, anche se in realtà lo sapevo già, che le note della scala sono Mi, Sol, La, Si e Re. E poi ancora Mi. E se sovrappongo queste note con la scala misolidia, cavolo quanto ci assomiglia. Solo una nota è diversa, ovvero la terza nota della scala maggiore. La nota incriminata è il Sol, che nella pentatonica maggiore o nella scala maggiore è Sol diesis, mentre in quella minore rimane un Sol naturale. E lì il mio cervello ha fatto boom! Guardavo il foglio con scritte le due pentatoniche, quella maggiore e quella minore di Mi, e parlavo con il foglio e gli dicevo, cioè, tu mi stai dicendo che se suono la pentatonica minore di Mi e la canzone sotto è Back in Black con un accordo di Mi maggiore come accordo principale, se evito di suonare la nota di Sol e anzi suono il Sol diesis, sto suonando misolidio. E boom! Ecco fatto, ed ecco che mettere in pratica veramente il misolidio sulla chitarra è diventato facile. Prendiamo all'inizio il box della pentatonica minore normalissimo. E poi lo facciamo diventare un ibrido tra la scala pentatonica minore e la scala pentatonica maggiore. Ovvero, dalla scala pentatonica maggiore prendo la terza nota, ovvero il Sol diesis. Da quella minore invece tengo il resto della pentatonica. Quindi da qui proseguo con... Quindi, alla fine, se voglio mischiare le cose e tentare di fare una frase un pochino improvvisata, faccio la prima parte, pentatonica minore, terza maggiore e chiudo. Questo è suonare misolidio. E se non ci credete, tornate indietro nel video e guardate con attenzione, ascoltatela solo di Back in Black e cercate di notare come per gran parte del tempo i box delle pentatoniche che utilizzo sono le due pentatoniche di Mi minore, quello che parte dal 12° tasto della sesta corda e quello che parte dal 7° tasto della quinta corda. Nello specifico queste due, 12° tasto, sesta corda, la pentatonica più famosa di tutte. 7° tasto, quinta corda, la seconda pentatonica più famosa di tutte. Per darvi due riferimenti all'interno dell'assolo, il primo box, quello al 12° tasto, lo utilizzo in frasi tipo... roba simile a questa. L'altro box, quello al 7° tasto della quinta corda, lo utilizzo a questo punto. E quindi tutto questo discorso a me ha flippato il cervello talmente tanto che ho iniziato a dirlo a tutti, giuro, tutti. Andavo a prendere il pane al panettiere e gli dicevo: lo sai che Back in Black gli diesi il misolidio? E non solo Back in Black, anche Sweet Home Alabama, ma quella la vediamo magari in un altro video. Se questo primo episodio vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete qualche idea e qualche spunto per questo format, qualche riff che vale la pena analizzare e poi finisce in un video tipo questo. Intanto io vi avviso che per il prossimo video di questo format prenderò una parte di una canzone che sicuramente conoscete tutti e non ve l'aspettate. Quando uscirà ve lo lascio qui da parte, ma nel mentre non scappate, andate a vedere questo video perché si parla ancora di lei. L'ho usata con Kfir e già solo perché c'è Kfir sono anch'io.